Ciao a tutti! Mi si è rotto il cavo della frizione. Come farò ad arrivare a casa? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a guidare senza frizione. Io sono Paolo e questo qua è il mio canale. Vi farò vedere come si può andare in giro senza frizione. Ovviamente non è da fare tutti i giorni, ma in caso di emergenza, che ne so, siete in spiaggia e vi accorgete che quando partite per tornare a casa la frizione rimane giù, o semplicemente vi si è rotto il cavo della frizione, siete in montagna o qualsiasi altra situazione, potete tranquillamente tornare a casa o portare la macchina dal meccanico senza dover chiamare un carro attrezzi o senza farvi prendere dal panico. Questa qui è la mia punto sparata, perché c'ha un buco sulla portiera che gli hanno sparato. Faccio vedere. Ecco perché punto sparata. C'è praticamente un buco. Adesso la mia l'ho già raddrizzata, ma in realtà questa era piegata in dentro. E in polizia ho anche tirato via il pannello e ho preso il bossolo. Cose che succedono a Bolzano. Allora la punto sparata. Non perché va un casino, è proprio perché è sparata. Allora, torniamo a noi. Per l'occasione useremo l'Insta360 che metterò qua, così vi farò vedere. Non userò la frizione, lascerò il piede qua. Allora, per guidare senza frizione l'importante è riuscire a capire un attimino i giri giusti in cui bisogna inserire una marcia. Allora, premetto, quando si tira fuori una marcia già inserita, bisogna ovviamente tirarla fuori nel momento in cui si lascia l'acceleratore, in modo che tra gli ingranaggi non ci sia nessun tipo di sforzo e la marcia viene fuori libera. Seconda cosa, tenere la marcia che si vuole mettere senza spingere troppo, perché se si sforza allora si gratterà sicuramente, e diciamo che più o meno automaticamente nel momento in cui ci saranno i giri giusti la marcia entrerà da sola. Ovviamente ci vuole un pochino di tatto, magari fare qualche piccola prova prima. Allora iniziamo, siamo fermi con la frizione rotta, in questo caso mettiamo la retromarcia, usciamo dal parcheggio. Mi stavo dimenticando, se la macchina è fredda prima scaldatela un attimo, perché quando la macchina è fredda il minimo è un pochino più alto e potrebbe dare un po' di complicanze, per cui la fate scaldare un attimo, aspettate che il numero di giri scenda, così si muove un pochettino anche l'olio nel cambio e poi potete iniziare. Togliamo la marcia, mettiamo la marcia che si vuole utilizzare, in questo caso la prima per partire. Ovviamente sempre senza usare la frizione, perché abbiamo capito che la frizione è rotta. In questo caso sto facendo finta, ma non la userò. Marcia selezionata, si gira il motorino d'avviamento e la macchina partirà già con la marcia innestata. Così. Poi, una volta partiti, non si può andare certo in prima fino a casa. Siamo in prima, basterà tirar fuori, spostare indietro la leva e se non si aspetta troppo, e né troppo poco, la macchina assolutamente non darà nessun segno di grattamenti o altre cose. Vi faccio rivedere con la terza, si tiene un po' premuto e dentro la marcia. Adesso lo sto facendo molto piano per spiegarvi, perché ho dovuto dare un colpito d'acceleratore per far salire di nuovo il numero di giri abbastanza da poter innestare la marcia selezionata. Sto tirando un po' un pippone, ma adesso vi faccio vedere. Dunque, se vogliamo scalare, adesso sono in terza, voglio mettere la seconda, cosa faccio? Tiro fuori la terza, do un colpo di gas, che la seconda deve essere a giri sufficienti rispetto alla velocità che stiamo andando, deve essere un po' pari, per cui ed entra. Per cui la vera cosa importante è accoppiare i numeri di giri, per cui sono in seconda, terza, quarta, quinta. Per scalare stessa cosa, si scala, colpo di gas e si mette la marcia più corta, si fa uscire la marcia e si mette la marcia più corta. Invece per andare in su con le marce è molto più semplice, basta appunto, come detto, aspettare che il motore scende dei giri e la marcia giusta entra. Il problema avviene quando poi
è ora di fermarsi, che magari in quel caso è meglio fermarsi senza la marcia inserita, rimettere in marcia e riaccendere col motorino d'avviamento. Ovviamente se si è in colonna al mare questa cosa diventa un pochino più complicata, però insomma si può fare, così potete arrivare tranquillamente dal meccanico senza sfasciare il cambio, o perlomeno senza dover chiamare il carro attrezzi per una cosa così banale. Si possono mettere tranquillamente tutte quante le marce e non succede assolutamente nulla. Ovviamente per fermarvi vi fermerete già in folle e così potete parcheggiare davanti al vostro meccanico. Insomma, avete visto che si può guidare tranquillamente senza frizione, senza dover per forza distruggere la macchina. Fate un po' d'attenzione se dovete fare manovra tra le macchine, magari mettetela fuori prima mano la macchina, in questo caso è l'occasione proprio per andare via tranquilli. Ma ce n'è stata, si accende la macchina, si parte, si molla l'acceleratore, nel momento in cui si molla l'acceleratore la marcia viene via molto dolcemente, si tiene la leva verso la marcia superiore e più o meno automaticamente nel momento in cui il motore scende di giri abbastanza, per la marcia successiva verrà innestata, e così con tutte le altre marce. Per scalare si tira fuori la marcia nel momento in cui si molla l'acceleratore, si dà un colpo di gas che il numero di giri del motore sia un pochino superiori almeno al numero di giri che sarebbero nella marcia più corta, e automaticamente in cui rincontrerà il numero di giri giusti praticamente si innesterà la marcia più corta. Se vi dovete fermare, magari invece che fare tutta la sequenza di scalate arrivate direttamente con calma comunque si va con calma al posto in cui dovete fermarvi, spegnete il motore, rimettete la prima e rifate il procedimento, così potete tornare tranquillamente a casa da dove siete senza far nessun tipo di danno. Bene, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like o qualche commento se avete già avuto qualche esperienza del genere, e se volete condividete il video a persone che hanno avuto lo stesso problema o che pensate che potrebbero avere lo stesso problema. E basta, se poi volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Per oggi è tutto e al prossimo video, ciao!